Ciao a tutte, benvenute, io sono Elisa e questo è il mio canale dedicato all'uncinetto e presto anche al knitting. Oggi vedremo insieme come realizzare questo grazioso cappellino appunto Jasmine, ma prima di cominciare vorrei darvi un paio di consigli. Il primo è sicuramente quello di mantenere sempre una lavorazione molto morbida. È un punto vaporoso, quindi il filo non dovrà mai tirare. Tenetevi sempre il gomitolo a portata di mano in modo che il filo possa sempre scorrere in modo fluido. Il secondo consiglio che vi voglio dare è che se non avete praticità con i punti puff, perché di questo si tratta, vi consiglio di fare un paio di giri di prova in modo tale che quando andrete a realizzare il vostro progetto sarete confident con questo tipo di lavorazione e quindi realizzerete dei puff più o meno di dimensioni tutte uguali, perché il nostro obiettivo è quello di creare dei puff il più omogenei possibile per ottenere un risultato migliore ovviamente. Quanto al consumo del filato, io ho utilizzato un gomitolo di Chuck della Tessiland più un altro pezzettino piccolissimo di un secondo gomitolo, cioè proprio realizzato i due ultimi giri, ho dovuto aprire un secondo gomitolo. Se dovete realizzare il cappello per una bambina o se non volete fare il risvolto, perché io l'ho fatto bello alto, vedete, se non volete realizzare il risvolto, sicuramente vi basterà un solo gomitolo. È un progetto veramente velocissimo, in una giornata si fa, quindi io non voglio rubarvi altro tempo, vi ricordo solo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella perché ci sono degli altri progetti in arrivo e se avete voglia di mandarmi i vostri saluti o di farmi sapere se lo avete realizzato, se vi siete trovate bene, se avete dei dubbi, insomma io sono sempre qui sotto nei commenti e vi aspetto, mi farebbe davvero tanto piacere. Un abbraccio! Cosa, andiamo a vedere i materiali necessari. Vi serviranno innanzitutto un metro da sarta, una penna e una calcolatrice. Il metro da sarta vi servirà per prendere la misura della vostra circonferenza testa. Nel mio caso la circonferenza della testa è pari a 56 cm. Questa misura dovrà essere divisa per 3,14. Andiamo a vedere. 56 diviso 3,14 è uguale a 17,83 eccetera eccetera. Io farò un arrotondamento per difetto e quindi considererò 17. Questi 17, questo valore, sono i centimetri del diametro che dovremo raggiungere quando faremo la parte rotonda del nostro cappello. Ci serviranno 17 cm di diametro, quindi questa è la misura fino alla quale dovrete lavorare, come poi ovviamente vi farò vedere. Ora che abbiamo questa misura possiamo recuperare il resto del materiale. Ci serviranno quindi ovviamente l'uncinetto, io sto usando un 4, vediamo se si vede. Sì. Sto usando un filato che è il Chuck di Tessiland nella variante lilla chiaro e ovviamente un ago da lana per coprire per nascondere i fili di lavorazione. Quanto al filato, come sempre voi potete scegliere quello che volete. Vi consiglio di restare su un uncinetto del 4 e vi consiglio un filato non troppo sottile, cioè per questo lavoro voglio dire, vi sconsiglierei di utilizzare un filo di mohair che è molto sottile, pur essendo stupendo, però è molto sottile e non credo che sia proprio quello più adatto per fare questo tipo di progetto. Detto questo, andiamo subito a vedere il procedimento. Bene, ho messo comodo il mio gomitolo in modo che il filo scorra agevolmente e ora avvio il mio lavoro con un cerchio magico. Quindi teniamo una codina sufficientemente lunga, la blocchiamo con pollice e medio e appoggiamo il filo tra l'indice e il medio, andando a creare questo incrocio. Ora passiamo sotto al primo filo, portiamo fuori il filo che è passato sopra in questo modo, andiamo di nuovo a recuperarlo e chiudiamo il tutto con una catenella di bloccaggio.
Abbiamo fatto la prima catenella e dato origine quindi al nostro cerchio. Facciamo una seconda catenella e andiamo a creare così il nostro primo puff. Quindi allunghiamo, blocchiamo con il dito medio e andiamo a fare un puff costituito da 3 gettati. Quindi il primo, entro nella catenella, nella seconda catenella che ho fatto, quindi non quella di bloccaggio, prendo e porto fuori il filo. Di nuovo carico il filo, entro nella catenella e lo porto fuori, e per la terza volta carico il filo, entro nella catenella e porto fuori. Ora dobbiamo chiudere tutti questi fili di lavorazione, tutte le asole che sono nel nostro uncinetto. Quindi andiamo a prendere il filo, ma attenzione, perché questa asola, scusate, questa asola che si viene a formare la dobbiamo tenere bloccata con il nostro, con le nostre dita. Pollice e indice vanno a bloccare quell'asola. Il filo deve scorrere da qui, il filo deve scorrere dal gomitolo, non deve tirare quest'asola qui, perché noi all'interno di quest'asola dobbiamo entrare, portare fuori il filo e andare a chiudere con una maglia bassissima. Abbiamo così creato il nostro primo punto puff. Ogni giro di questo progetto inizierà con un punto puff singolo identico a questo. Tutto il resto del progetto ci vedrà lavorare o 2 puff insieme o 3 puff insieme. In questo primo giro lavoreremo solo coppie di puff, quindi 2 puff chiusi insieme ogni volta. Ora il primo andrà agganciato proprio al puff che abbiamo appena realizzato, quindi facciamo una catenella, allunghiamo di nuovo, andiamo a prendere il filo per il primo gettato ed entriamo non nella catenella ma nel forellino che si è appena creato nella cima del nostro puff. Primo gettato, secondo gettato, sempre dentro il buchino, terzo gettato, sempre dentro il nostro forellino. Ora questo puff non andiamo a chiuderlo perché, come vi dicevo, dobbiamo chiuderne 2 insieme. Quindi andiamo a recuperare il filo e il secondo lo andiamo a lavorare con 3 gettati agganciati all'interno del cerchio magico. Quindi entro e porto fuori il filo, gettato, entro, porto fuori il filo, gettato, entro, porto fuori il filo. Tutte queste asole vanno chiuse insieme, non vi spaventate, se avete lavorato morbido non c'è nessun problema. Andate a prendere il filo, come sempre andiamo a bloccare l'asolina e mantenendo sempre il gancio verso il basso, il gancio dell'uncinetto verso il basso, andiamo ad uscire da tutte le asole che si sono create. Entriamo in quella che abbiamo bloccato e andiamo a chiudere tutto insieme con una maglia bassissima. Ed eccoci qua. Ripetiamo questa operazione fino a raggiungere la quota di 6 puff all'interno del cerchio. Ora ne abbiamo 2, andiamo a fare un'altra coppia. Quindi facciamo innanzitutto una catenella, allunghiamo il filo, andiamo a fare i nostri gettati, sempre entrando nel buchino. Dobbiamo entrare nel buchetto che viene a formarsi, non nella catenella, ma nel buchetto. Quindi andiamo a formarsi, andiamo ad entrare 1, 2, 3 e abbiamo creato il nostro primo puff che però non andiamo a chiudere perché ricordate dobbiamo fare la sua coppia, la sua metà dall'altra parte. Quindi filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare all'interno del cerchio magico sempre con 3 gettati. 1, 2 e 3. Prendiamo il filo sull'uncinetto, blocchiamo l'asolina e col gancio verso il basso portiamo fuori da tutto. Entriamo nell'asolina che abbiamo bloccato e chiudiamo tutto con una maglia bassissima.
Ora abbiamo 3 puff all'interno del nostro cerchio magico. Facciamo una catenella, allunghiamo, 3 gettati sempre all'interno del forellino e non all'interno della catenella. 1, 2, 3. Di nuovo filo sull'uncinetto, 3 gettati all'interno del cerchio magico. 1, 2 e 3. Prendo il filo, tengo ferma la mia asolina, porto fuori tutto facendolo scorrere dal gomitolo, rientro nell'asola che ho tenuta ferma e chiudo con una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4 puff all'interno del cerchio, una catenella, scusatemi, allungo, altri 3 gettati agganciati all'interno del forellino. 1, 2, 3. Andiamo a fare gli altri 3 all'interno del cerchio. 1, 2, 3. Raccogliamo il filo, teniamo l'asola, facciamo scorrere il filo, andiamo dentro l'asola e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo l'ultima, catenella, allungo, 3 gettati, 1, 2, 3, agganciati dentro il forellino, 3 gettati dentro il nostro cerchio magico, 2, 3, raccolgo il filo, reggo l'asola, gancio verso il basso e passo attraverso tutte le asole che ho sull'uncinetto, entro in quella bloccata e chiudo tutto con una maglia bassissima. Ora posso andare a chiudere il cerchio magico tirando il capo del filo. Questo sarà il risultato che otterrete. Ovviamente, come vedete, ogni puff ha il suo corrispettivo intorno al cerchio e qui ne manca uno. Quindi cosa facciamo? Consueta catenella, 3 gettati all'interno del forellino, 1, 2, 3 e andiamo ad agganciarci sulla cima del primo puff che abbiamo realizzato. Vedete, si vedono benissimo i 2 lati della catenella che abbiamo realizzato. Portiamo fuori il filo, lo facciamo passare attraverso tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto, rientriamo nella catenella dove ci siamo agganciati, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia bassissima. Abbiamo così completato il nostro giro, il nostro primo giro di puff. Questo è il risultato. Adesso io ho allargato, questo è il risultato. Andiamo quindi a vedere come realizzare il secondo e i giri seguenti fino a raggiungere la quota di 17 cm di diametro. Quindi da questo punto realizziamo sempre la nostra consueta catenella e, come se vi ricordate, all'inizio vi avevo detto che tutti i giri iniziano con un puff lavorato singolarmente ed è proprio quello che noi andiamo a fare adesso. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo proprio nel forellino dove abbiamo agganciato il puff precedente e facciamo i nostri 3 gettati. 2 e 3. Quanti ne ho fatti? 1, 2, 3, sì. Andiamo a prendere il filo, lo teniamo fermo, passiamo attraverso tutte le asole, lo recuperiamo e chiudiamo con una maglia bassissima. Da questo punto in poi comincia un po' il difficile di solito, ma non sarà più difficile da questo momento in avanti, nel senso che voi dovrete andare sempre a contare quanti puff avete sotto di voi. Se sotto di voi avete 4 puff, come in questo caso 1, 2, 3, 4, dovrete andare a fare
una coppia di puff chiusi insieme. Quindi catenella, allunghiamo, 3 gettati sempre all'interno del forellino, 1, 2 e 3. Ok, ora dobbiamo andare a fare la coppia, quindi di nuovo filo sull'uncinetto e andiamo a puntarci ancora dentro questo. Vedete, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, andiamo a farne un quinto, 3 gettati all'interno di questo foro, 1, 2, 3, prendiamo il filo, teniamo l'asola, portiamo fuori tutto, entro dentro l'asola e vado a chiudere. Faccio una catenella di bloccaggio e vado a chiudere la finestra perché adesso c'è più silenzio. Abbiamo fatto la catenella come di consueto, quindi andiamo di nuovo ad allungare il filo e il primo puff lo facciamo sempre agganciato alla propria base, sempre entrando nel forellino. Quindi primo gettato, secondo gettato, terzo gettato. Ok, ora quanti petali ci sono all'interno del puff che abbiamo, del fiore che abbiamo proprio sotto di noi? Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5. Benissimo, vuol dire che in questo momento dobbiamo fare 3 puff chiusi insieme. Il primo sarà il sesto petalo del fiore che è subito sotto di noi, quindi 1, 2 e 3. E il secondo sarà il quarto petalo del fiore successivo, perché vedete ne ha solo 3 e quindi andiamo a fare il quarto. Filo sull'uncinetto, entriamo quindi nel forellino successivo e facciamo altri 3 gettati, 1, 2 e 3. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Filo sull'uncinetto, teniamo ferma l'asolina, sempre il gancio in basso e vedrete che scivola come che è una meraviglia. Non vi preoccupate. Portiamo fuori il filo, entriamo nell'asola che abbiamo bloccato ancora e fissiamo il tutto con una maglia bassissima. Ed ecco il risultato. Abbiamo creato il nostro primo fiore di 6 petali. Ora andiamo a rivedere. Facciamo una catenella, allunghiamo il filo e andiamo a costruire il nostro primo puff proprio dove ci siamo appena, sulla propria base sostanzialmente. Quindi 1, 2, 3 gettati. Ora, quanti petali abbiamo sotto di noi? 1, 2, 3, 4. Quando i petali sotto di noi sono 4, dobbiamo realizzare 2 punti puff chiusi insieme. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo in questo forellino, 2 e 3 gettati. Perfetto, raccogliamo il filo, teniamo bloccata l'asola, facciamo passare tutto e agganciamo con una maglia bassissima. Bene, ora quanti petali abbiamo? Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Benissimo, quando abbiamo 5 petali dobbiamo fare 3 puff chiusi insieme. Quindi catenella, allungo, primo puff agganciato alla propria base, 1, 2, 3. Il secondo puff va a chiudere il fiore, quindi va a realizzare il sesto petalo, 1, 2, 3 e il terzo va a realizzare il quarto petalo del fiore ancora successivo, quindi 1, 2, 3. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Andiamo a raccogliere il filo, lo teniamo bloccato, lo facciamo scorrere bene dal gomitolo, entriamo nella asola che abbiamo bloccato e chiudiamo tutto con una maglia bassissima. Questa regola vale per tutto il progetto. Qual è la regola? La regola è che quando abbiamo
4 petali sottostanti, realizziamo 2 puff chiusi insieme. Quando abbiamo 5 petali sottostanti, realizziamo 3 puff chiusi insieme. Questa è la regola. Vale per tutto il progetto ad esclusione della chiusura di ciascun giro, che ovviamente andremo a vedere insieme. Proseguiamo quindi questo giro facendo ancora i nostri puff, il primo sempre agganciato sulla base in cui si trova. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi realizziamo solo una coppia, 1, 2, 3, vedete sono soltanto 2 e li vado a chiudere. Ormai abbiamo acquisito anche probabilmente la manualità per mantenere ferma l'asolina e chiudere il tutto agevolmente. Vedrete che una volta che avete fatto i primi 2 o 3 giri andate via spedite, è un progetto veramente super perché dà risultati immediati. Del resto si vede, guardate qua, si vede già. Andiamo avanti, quindi 1, 2 e 3, ops, agganciati sulla base. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 petali. Questo significa che dovrò lavorare un puff qui e un puff su quello successivo, perché vedete nel fiore successivo i petali sono soltanto 3. Quindi 1, 2, 3 e di nuovo 1, 2, 3 al centro del fiore successivo. Abbiamo 3 puff sull'uncinetto, quindi andiamo a chiudere il tutto. Mi raccomando, tenete sempre il gancio verso il basso in modo da non agganciare altre asole. Chiudiamo con una maglia bassissima, catenella e via avanti. 1, 2, 3. Ora ho 4 asole, quindi andiamo a fare 1, 2, 3, soltanto 2 puff. È un'alternanza in realtà tra una coppia e un tris di puff. Una volta ne facciamo 2, una volta ne facciamo 3 e cominciamo sempre con la coppia. Sono arrivata alla fine del giro e qui abbiamo l'eccezione alla regola per chiudere. Infatti abbiamo sul nostro fiore, il fiore che ci si presenta, ha 4 petali, quindi ci chiederebbe di realizzare una coppia. In realtà noi realizzeremo 2 coppie di puff per andare a chiudere, quindi catenella, andiamo a realizzare il primo puff sempre sulla sua base, 2 e 3, la seconda, la coppia la facciamo all'interno del foro del fiore che si presenta, 2 e 3 e andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere in questo modo, sempre con la nostra maglia bassa. Quindi ora, nonostante il puff che abbiamo sotto di noi presenti 5 petali e quindi ci chiederebbe di realizzare 3 puff chiusi insieme, noi andremo a realizzare, come vi ho detto, la seconda coppia. Quindi andiamo a fare una catenella e andiamo a realizzare il primo, 1, 2 e 3. Il secondo ovviamente andiamo a creare il sesto petalo, 1, 2 e 3, e poi andiamo direttamente ad agganciarci all'interno del primo punto che avevamo fatto in questo giro. Facciamo passare attraverso tutte le nostre maglie e andiamo a chiuderci in questo modo. Perfetto. Ed eccoci qua, questo è il risultato una volta concluso il secondo giro.
Andremo avanti in questo modo, procedendo in questo modo. Io, come vi ho detto, dovrò raggiungere il diametro di 17 cm. Mi raccomando, il diametro va preso passando per il punto centrale. Vediamo quanto sono. Guardate, ho realizzato 3 giri e sono già arrivata a 11 cm, quindi insomma la promessa che è un progetto molto veloce, direi che si sta mantenendo. E ci vediamo a questo punto alla fine del lavoro, quando io avrò raggiunto appunto la dimensione che mi è necessaria, per vedere insieme come costruire la calotta e quindi dare forma al vero e proprio cappello. Benissimo, ho lavorato in tondo fino a raggiungere l'ampiezza desiderata. Io mi fermo qui, sono arrivata a 17 giusti circa, ma insomma poi come vedete si tira, e se facessi un altro giro diventerebbe sicuramente troppo largo. Voglio farvi vedere però la chiusura di questo giro, perché nelle chiusure precedenti abbiamo visto avevamo 4 petali, in questo caso invece ne abbiamo 5. Andiamo a vedere la chiusura anche di questa cosa insieme. Quindi come sempre il primo puff si aggancia sul punto di base, andiamo a fare 1, 2 e 3 gettati al centro, e l'ultimo andiamo ad agganciarlo esattamente qui. Quindi filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, prendiamo il filo, lo portiamo fuori da tutte le asole come ormai siamo abituate a fare, e chiudiamo tutto insieme. Abbiamo chiuso così il nostro ultimo giro. Ora andiamo bene a vedere qual è la logica che sta sotto questo punto, perché io vi ho spiegato che quando trovate 5 punte dovete fare 3 puff chiusi insieme, quando ne trovate 4 sottostanti ne dovete fare 2. Ma qual è la vera logica che sta alla base di questo punto e che ci permetterà di andare avanti all'infinito senza mai sbagliare? La logica è che quando facciamo i 2 puff chiusi insieme stiamo facendo un aumento. Quando invece facciamo i 3 puff chiusi insieme non stiamo facendo nulla, stiamo facendo un punto normale. Va da sé che se abbiamo cominciato con 6 puff all'interno del cerchio magico, se ricordate erano 4, 5, 6 con il proprio, questa era la situazione iniziale, avremo 6 aumenti per ciascun giro. Quindi in ciascun giro che andrete a realizzare avrete 6 volte una ripetizione di 2 puff chiusi insieme. Tutti gli altri punti saranno da 3. Segue praticamente la stessa regola del cerchio perfetto, ovvero si ripetono le maglie iniziali, le maglie con cui abbiamo iniziato. Nel nostro caso abbiamo 6 puff e quindi 6 aumenti per ciascun giro. Ne avessimo fatti 5, ne avremmo 5 e via dicendo. Non necessariamente equidistanti, cioè la regola vuole che il primo giro veda un aumento sì e un aumento no, il secondo giro un aumento sì e 2 no, il terzo giro un aumento sì e 3 no. In questo punto non sarà necessariamente così, quindi noi andremo semplicemente a seguire quello che ci chiamano, diciamo così, le punte sottostanti, quindi la regola dei 4 e dei 5 petali sottostanti, per capire quanti puff dobbiamo fare, se 2 o se 3. Vedrete, mi confermerete, che ogni giro vedrà 6 volte la ripetizione dei 2 puff chiusi insieme. Ora che abbiamo veramente svelato tutti i segreti di questo punto, va da sé che per andare a costruire la calotta e crescere quindi in lunghezza per creare il nostro cappello, non dobbiamo più fare aumenti. Quindi d'ora in avanti eseguiremo solo ed esclusivamente punti costituiti da 3 puff chiusi insieme.
Andiamo subito a vedere come. Andiamo come sempre a creare la nostra prima catenella di avvio, ci allunghiamo e andiamo a fare il primo puff singolo. Ok, catenella, 1, 2, 3 gettati, 1, 2, 3 gettati e di nuovo 1, 2 e 3 gettati. Andiamo a chiudere tutto insieme. E perfetto. Questa sarà la lavorazione che dovremo andare a fare per ciascuno dei punti sottostanti. Vedrete subito che la lavorazione comincia fin dal primo giro a orientarsi verso l'interno e che quindi andrà a formare la calotta. Adesso io vado avanti ancora per qualche punto, ripeto sempre questa sequenza dei 3 puff chiusi insieme e andiamo a vedere bene poi come viene fuori. Ecco, vi volevo solo far vedere questo. Io ho completato solo il primo giro senza fare gli aumenti e come vedete già viene a formarsi la calotta. Come vi avevo detto, già dal primo giro vedete che cominciamo a formare il vero e proprio cappello. Volevo farvi vedere anche la chiusura, l'abbiamo già vista, ma così per evitare qualunque tipo di dubbio andiamo a vedere la chiusura dei giri senza aumenti. Qui abbiamo le 5 punte, 1, 2, 3, 4, 5, quindi andiamo a creare il nostro primo puff agganciato alla propria base, 2, 3, andiamo a creare il sesto petalo, la sesta punta all'interno di questo fiore e poi andiamo direttamente ad agganciarci nel primo punto che avevamo realizzato. Ripeto, se preferite, quando fate questo punto ci mettete un marcapunti e così non avete dubbi. Andiamo a passare il filo su tutte le asole e andiamo a chiudere come di consueto con la nostra maglia bassissima e da qui possiamo ripartire ancora una volta. Guardate come viene fuori bello, è proprio bello, questo punto è bellissimo. E una volta comprese le logiche che lo costituiscono, è anche di una semplicità incredibile, oltre ad essere velocissimo, quindi proprio un punto che può dare solo tante soddisfazioni. Adesso io vado avanti e niente, ci vediamo praticamente a lavoro finito, a seconda di quanto ognuno di noi vorrà proseguire. Ed eccomi qui, ho finito il mio cappello con la chiusura. Eccolo qui, il centro ovviamente non si vede, non è distinguibile, non si vede nulla. Io l'ho fatto abbastanza grande perché l'ho fatto di, vediamo, l'ho fatto di 27 cm circa, perché intendo fare un bel risvolto in questo modo. Lo voglio bello alto e quindi voglio che il cappello venga così. Niente, direi che a questo punto non devo fare altro che chiudere i fili di lavorazione e fissare il tutto sia qui al centro che qui dove ho chiuso. Se avete piacere di fare un progetto con un colore che si abbini al vostro cappello, vi propongo lo scialle Lost in Time, che tra l'altro prevede già in questo caso specifico l'utilizzo del lilla. E niente, spero di avervi dato uno spunto divertente per creare qualcosa di piacevole, di gradevole, e vi auguro un buon lavoro, una buona giornata e a presto. Ciao!